Tu non sai quanto avrei voluto che questo ponte si fosse chiamato della pace o ponte della neutralità o ponte delle ce ne siamo rimasti a casa nostra. E invece oggi parliamo del ponte della vittoria. Quale vittoria? Quella della prima guerra mondiale. Vittoria, poi possiamo parlarne per ore e ore di cosa stiamo parlando. Rimangono i fatti. Il ponte viene costruito nel 1925 dall'architetto Ettore Fagiuoli, che crea bene o male un monumento dedicato proprio alla vittoria di Vittorio Veneto, e il ponte viene inaugurato il 4 novembre del 1929. Che cosa manca? Mancano ancora questi, i pilastri e i gruppi scultorei che verranno aggiunti soltanto più tardi. Nel 1931 vengono aggiunti i grandi pilastri e vengono messe anche queste grandi iscrizioni: i bollettini di guerra del 24 maggio, il bollettino di guerra del 24 giugno e del 6 luglio, l'ordine del giorno alla flotta del giorno 14 novembre ed ecco l'ultimo, il bollettino di guerra del 4 novembre 1918. Le belle statue che vedi qua dietro di me vengono aggiunte nel 1936 e sono opere di due artisti diversi. Dietro di me sono le statue che danno verso il quartiere di Borgo Trento, il quartiere giardino dell'epoca, e sono opera di Angelo Biancini, mentre le statue di fronte a noi, quelle che sono verso la città, sono opera del grande Mario Sallazzari, Emilio Salgari, Portaborsa e Portaborsari, non lo so, non me lo ricordo più. Però sta di fatto che infatti sono costruite da quell'altro grande scultore. Tutti e quattro i gruppi scultorei parlano della vittoria dell'Italia e infatti raffigurano sempre l'eroe che porta il popolo, raffigurato dal cavallo, verso la vittoria, che invece è quella bella signorina che adesso andiamo a vedere. Va anche detto che le statue hanno una lunga, strana storia. Aspetta che... Opera! Mi siedo qua, te la racconto meglio. Le statue vengono appunto costruite nel 1936 e perlomeno quelle del gruppo di Mario Sallazzari, queste qui, e nel 1941 quelle di Angelo Biancini. Le statue hanno una vita abbastanza breve qua, perché nel 1939-1940, di la verità, l'Italia entra nella seconda guerra mondiale e le statue vengono spostate perché si immaginava che si sarebbero potute essere danneggiate dai bombardamenti. Nell'ottobre del 1944 le statue vengono riparate sotto gli arcovoli dell'arena e la rimangono fino alla fine della guerra. Il 24 aprile del 1945, boom! Fuochi d'artificio. I tedeschi, o meglio i nazisti, in ritirata dall'Italia, fanno saltare in aria tutti quanti i ponti di Verona, perché per rallentare gli americani che stavano venendo dal sud dell'Italia. E che cosa succede? Anche il ponte viene distrutto. Nel 1953 il ponte viene completamente ricostruito, sempre da Fagiuoli, con modifica un pochino, soltanto che nel 1953 non c'è la possibilità di mettere le statue. Che senso, scusami Francesco? Beh, nel 1953 era sindaco il signor Giovanni Uberti, come da buon democratico e cristiano, decise di non mettere le statue dei cavalli, perché accusate di essere scandalose, con dei genitali troppo visibili che avrebbero turbato la morale pubblica. Questa storia finì sui giornali locali, sull'arena, e di questo rise tutta l'Italia, fino a che nel 1955 vennero rimessi al loro posto i gruppi scultorei di Sallazzari e del nostro amico lui. Oggi il Ponte della Vittoria è ancora uno dei ponti più belli della città di Verona, non solo appunto per la sua struttura architettonica, con i bellissimi oculi che sono stati utilizzati anche durante l'ultima piena da un gruppo di pazzi veronesi che sono riusciti a infilarsi lì dentro quando la Adige era in piena. Dei più belli anche per il panorama che si gode da là sopra. Da una parte la cupola della Madonna di Lourdes e dall'altra parte lo straordinario ponte di Castelvecchio. E chissà se Mario Sallazzari, nel fare questi gruppi scultorei così conturbanti, così sensuali, già non volesse mandare un messaggio politico. A me piace pensare che lo stesso Mario, se avesse dovuto scegliere fra fare la guerra o se fare l'amore, avrebbe preferito fare il secondo e lasciare perdere l'altra.